1930. Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa. Nessuno parla ancora di mafia in Russia. Il mondo la ignora, ma i gulag sono già pieni di criminali d'ogni tipo. L'Unione Sovietica, all'esterno, si mostra come una macchina perfetta. Dentro è già infetta. Ed è proprio negli anni 30 che tutto comincia, quando nascono i vorsvakonie, i ladri in legge. Diventare un vorsvakonie è come prendere i voti, serve tanto carcere e le regole sono sacre. Solo un ladro in legge può decidere la sorte di un suo pari. Le dispute non escono mai fuori dal cerchio. Chi lo fa è un traditore. Le radici della mafia crescono nei campi di prigionia, dove i detenuti lavorano per la gloria dell'Unione Sovietica. Ma nel sottosuolo di quei mondi nasce qualcosa di diverso. I criminali comuni si mescolano ai dissidenti politici e la criminalità russa prende forma. I ladri in legge rifiutano tutto: propaganda socialista, il lavoro per lo Stato, l'idea di ordine imposto dall'alto. Vivono seguendo un'etica rovesciata: rubare è onore, obbedire è vergogna. Ma poi arriva la guerra, la seconda guerra mondiale, che stravolge tutto. Molti di loro, pur di uscire dai gulag, scelgono l'arruolamento, rompono il giuramento e tradiscono il codice. Nasce così una nuova fase, una degenerazione che si trasforma nell'organizzazia. E lo Stato, che un tempo reprimeva, ora tollera. Sotto Stalin il potere non disprezza chi sa usare la violenza. I criminali servono per punire, per eliminare. Ma è solo dopo la morte di Stalin, con l'ascesa di Khrushchev, che il rapporto si evolve. Negli anni 50 il legame si fa strutturale. Il regime tollera attività illegali come gioco d'azzardo, prostituzione, i furti. In cambio chiede la collaborazione della criminalità nella lotta ai nemici del comunismo. E poi con il governo Brezhnev questa tolleranza diventa simbiosi. Non si distingue più dove finisce lo Stato e dove inizia la mafia. Dirigenti e capi criminali condividono lo stesso tavolo. L'economia pianificata lascia i cittadini affamati, ma apre spazi enormi per la criminalità organizzata. E così a cavallo tra gli anni 70 e 80 l'Unione Sovietica è ormai invecchiata, è arretrata sul piano tecnologico ed è incapace di sostenere il confronto con l'Occidente. E mentre miliardi di rubli vengono bruciati nella corsa agli armamenti della guerra fredda, nello Stato mancano i beni di prima necessità e tutto ciò che è vietato o introvabile alimenta un enorme mercato nero gestito dalla mafia. A quel punto la gente è stanca, il potere ha perso credibilità e la fiducia si è rotta. Brezhnev, ancora al vertice, è circondato da molti sospetti. Favoritismi, corruzione, nepotismo. Ed è proprio qui che affondano le radici del nuovo crimine organizzato russo. Le origini non si trovano nei bassi fondi, ma dentro i corridoi del potere sovietico. Alcuni burocrati dell'elite instaurano rapporti diretti col mondo dei ladri. Il vertice della piramide mafiosa non è separato dallo Stato, perché è lo Stato. I funzionari pubblici, i membri del partito, tutti approfittano delle proprie cariche per proteggere, facilitare e trarre profitto dal crimine. E Leonid Brezhnev, il segretario generale, non fa eccezioni. Possiede un'intera collezione di auto straniere, opere d'arte e gioielli. Tutti questi regali arrivano da Boris lo Zingaro, un noto criminale che frequenta casa Brezhnev perché è l'amante della figlia del leader. E quindi il messaggio qui è chiaro: la criminalità in Russia non è un'anomalia del sistema, ma è una sua estensione. Nonostante questo, tutto sembra cambiare nel 1985, con l'arrivo al governo di Mikhail Gorbachev. Le sue parole d'ordine sono perestroika, ristrutturazione, e glasnost, trasparenza. Si comincia a parlare di apertura all'economia di mercato, si cerca un dialogo con l'Occidente, ma la pratica è sempre più crudele della teoria. Quei cambiamenti colpiscono i più deboli, la disoccupazione cresce, l'inflazione divora tutto. E mentre migliaia di famiglie precipitano nella povertà, un gruppo ristretto comincia ad arricchirsi come mai prima d'ora. E da lì arriva la grande promessa: la privatizzazione. Ad ogni cittadino vengono distribuiti dei voucher, dei buoni di investimento, che dovrebbero democratizzare la ricchezza. Ma la fame è più forte e chi ha bisogno di mangiare oggi svende quei buoni. E a comprarli sono i nuovi ricchi, gli uomini vicini alla criminalità. In pochi mesi quei gangster si trasformano in imprenditori. Comprano aziende pubbliche a prezzi ridicoli e diventano padroni di settori interi. Il progetto di modernizzazione del paese si trasforma nel più grande regalo alla criminalità mai visto in Europa. Il 9 novembre 1989, con la caduta del muro di Berlino, non si liberano soltanto i popoli, ma si dà il via libera anche ai capitali sporchi. E a solo un anno di distanza, 20.000 funzionari di polizia vengono licenziati per collusioni. Alexander Gurov, il del Ministero per la lotta al crimine organizzato, lo dichiara a tutti pubblicamente: un terzo dei profitti della mafia finisce ai nostri uomini, ai poliziotti, ai funzionari. E così, arrivati al 25 dicembre 1991, Gorbaciov abbandona il paese e sancisce la fine dell'Unione Sovietica. Ma il suo successore, Boris Eltsin, continua sulla stessa strada. A metà degli anni 90, gli investitori più aggressivi del nuovo capitalismo sono proprio i mafiosi.
Comprano titoli di Stato, controllano aziende, industrie e soprattutto banche. I pacchetti di maggioranza vengono acquistati coi soldi sporchi della droga, delle armi, della prostituzione. Ma il piatto più forte sono sempre le banche, e alcuni consigli di amministrazione iniziano a vedere uomini della mafia seduti al tavolo, mentre altre banche decidono solo di pagare. Questa è una forma moderna di pizzo, perché in cambio ricevono protezione, ricchi clienti e favori di ogni sorta. Le banche in questa fase trattano la criminalità come un partner commerciale, dividono i profitti quando si tratta di fondi pubblici e offrono prestiti a cuor leggero, con la mafia che garantisce per loro sul recupero crediti. Ma la vera miniera d'oro sono i crediti statali a tassi irrisori, come gli incentivi per l'agricoltura privata, che generano un sottobosco di aziende fantasma intestate a prestanome e poi controllate da uomini con un passato criminale e un futuro da oligarchi. E anche qui chi si oppone ai loro affari paga con la vita. Mosca tra il 1993 e il 1995 diventa un campo di guerra. 40 banchieri vengono freddati perché colpevoli di essersi messi di traverso. Tra quelli c'è Nikolai Likachev, presidente della Rossel-Khozbank, che da sola controlla l'80% dei crediti per il settore agrario. Ormai non c'è più sospetto, ma c'è certezza. Boris Eltsin racconta la verità. La mafia ha preso il controllo della Russia. E questa non è propaganda americana, è una dichiarazione fatta in diretta televisiva davanti al mondo intero. La mafia è un ibrido tra ex funzionari corrotti, criminali di professione e uomini d'affari senza scrupoli. Controllano il commercio, ripuliscono il denaro sporco nelle privatizzazioni e si travestono da banche e fondi di investimento. Usano le industrie militari riconvertite per rubare armi e materie prime e poi le fanno sparire. Si arriva al punto che a Mosca la parola businessman suona già come un insulto, perché nella testa della gente imprenditore e mafioso sono la stessa cosa. Dall'Italia, intanto, per la prima volta si mostra al mondo il grande disegno della mafia russa. Luciano Violante, ex magistrato e presidente della Commissione parlamentare antimafia, dichiara: settori del KGB e del vecchio partito comunista russo sono legati con le organizzazioni mafiose italiane. Abbiamo rapporti su vertici avvenuti tra mafia, camorra, 'ndrangheta e criminalità russa. Uno a Varsavia nel marzo 91, l'altro a Praga a ottobre 92. Si parla di cocaina, sostanze nucleari e riciclaggio. Ma gli anni 90 sono anche gli anni del dominio colombiano. I cartelli di Medellin e Cali riciclano miliardi nell'ormai ex Unione Sovietica. Infatti i colombiani si stabiliscono a Mosca, portano la coca e la vendono ai nuovi ricchi russi. Eppure in Russia la domanda interna è ancora bassa ed è per questo che in quegli anni i cartelli colombiani trattano la Russia come un mercato in preparazione. E così l'ex Unione Sovietica non è solo più un paese in transizione, ma diventa un hub globale, un luogo dove si incontrano mafie, trafficanti sudamericani e servizi segreti, come il KGB, il KGB, il Comitato per la Sicurezza dello Stato, il cuore freddo dell'intelligence sovietica che per decenni ha tenuto sotto controllo l'Occidente. Ma ora la guerra fredda è solo un capitolo chiuso e il KGB si disintegra, ma non sparisce, si trasforma. Oltre 50.000 agenti restano senza incarico, sono addestrati, disciplinati e pronti a tutto. Il settore privato, quello economico e finanziario che nasce dal vuoto del comunismo, li accoglie a braccia aperte. Ma c'è anche il crimine che li aspetta e molti ex agenti diventano gestori di impero criminale, portando in dote archivi, nomi e protezioni. Ma con la fine dell'Unione Sovietica si apre anche un altro grande mercato, quello delle armi. Infatti in questa fase gli arsenali sovietici sono pieni, costruiti in serie in fabbriche disseminate in Russia, Ucraina, Bielorussia. Nessuno li sorveglia davvero e basta un contatto giusto per aprire magazzini. Alcuni ufficiali dell'esercito diventano dei mercanti e i carichi partono per Congo, Angola, Liberia e di fatto nelle guerre civili africane si combatte con armi sovietiche. Ma in quegli anni non è solo questione di armi, c'è anche il traffico di materiale nucleare. Una corsa clandestina che attira mafiosi, ufficiali corrotti, uomini di servizi e imprenditori. L'ex URSS custodisce circa 30.000 testate nucleari. 1.000 siti lavorano plutonio e uranio arricchito. E negli anni 90 le mafie rubano uranio ad Arzamas, nel cuore degli Urali, e a Podolsk, vicino Mosca. E prima del nuovo millennio, oltre 150 gruppi mafiosi si spartiscono il territorio russo. Ma il pericolo non è solo interno. La Russia, col suo vuoto di potere, diventa il campo giochi ideale per le mafie internazionali. E lo capiscono anche le mafie italiane, che guardano alla Russia come un paradiso per traffico d'armi, truffe su dollari falsi, carte di credito clonate e traffico di droga. Ed è proprio in questi anni che il narcotraffico esplode, soprattutto con le droghe sintetiche, con un mercato interno enorme, 5 milioni di tossicodipendenti. La droga diventa uno dei pilastri dell'economia criminale post-sovietica. Azerbaijan, Turkmenistan, Cecenia, il papavero cresce ovunque e l'ex URSS si trasforma anche nel primo produttore mondiale di hashish, oltre che uno dei più grandi raffinatori di eroina lavorata nei laboratori nascosti tra le montagne russe.
E oltre alla droga c'è l'oro nero, il petrolio, e la mafia russa si arricchisce controllando il 67% delle esportazioni. Ormai l'organizzazione è una struttura criminale che parla di società offshore, banche, fondi di investimento, controlla il 60% del settore del credito e il 40% del denaro che circola in Russia è sporco. Il clan più potente di tutti è la Solzhenskaya Bratva, nata nei primi anni '80 nel quartiere Solnzevo di Mosca, dove inizialmente è composta da gruppi disorganizzati che vivono di furti, estorsioni, piccoli racket, ma qualche anno dopo si fonde con la banda rivale, la Rychovskaya, e il punto di svolta è il 1992, quando entra nel crimine economico e informatico, acquisendo banche e compagnie finanziarie. Ad oggi la Solzhenskaya è ovunque, conta circa 9.000 affiliati, divisi in 10 unità semiautonome. Il comando è affidato a un consiglio di 12 uomini che si incontrano in tutto il mondo e riciclano i soldi del narcotraffico, delle armi, acquisendo immobili, alberghi, nightclub, e i loro affari si estendono in almeno 30 paesi, dall'Europa al Nord America. Poi sempre a Mosca c'è anche il quartier generale della Izmailovskaya, con migliaia di affiliati che controllano prostituzione, estorsioni e riciclano i soldi del narcotraffico con acquisizioni aziendali. Passando invece a San Pietroburgo, lì comanda la Tambovskaya Bratva, nome legato alle origini di Tambov Oblast. Questo clan mafioso si occupa di frodi finanziarie, fa affari con la Solzhenskaya e gestisce il traffico di droga, grazie anche ai contatti con i narcos dell'Asia centrale. È uno dei clan russi con più liquidità, che usa per corrompere politici e pezzi di Stato. Ed anche in Europa è presente in Francia, Italia e paesi del nord. Mentre una delle mafie più spietate degli Urali, a Ekaterinburg, è la Uralmashkaya, che investe in banche e si concentra su Polonia, Repubblica Ceca e Cina. Ma va sottolineato che tutta l'organizzazione reinveste una parte gigantesca dei profitti negli Stati Uniti, mentre in Gran Bretagna, Svizzera, Austria e Germania avviene il grosso del riciclaggio. E per entrare più nel legame di quelli che inizialmente erano i ladri in legge, è giusto dire che il loro potere non si fonda solo su soldi e violenza, ma il potere si consacra col rito. Ed è qui che nasce la figura più sacra del crimine russo, il ladro in legge. Per diventarlo non basta essere violento, ricco o temuto, bisogna attraversare una soglia. E durante una cerimonia che non cambia dagli anni '20, in mezzo a una festa all'apparenza innocente, uno dei vori ancora in attività prende la parola. Racconta la carriera del candidato, ne esalta le imprese, le condanne e il silenzio davanti ai giudici. Gli altri ascoltano, valutano se quell'uomo può essere il custode del codice e se può portare soldi all'Obskak, la cassa comune della fratellanza. Solo allora, e solo se tutti sono d'accordo, arriva il sì. Ma ci sono regole ferree. Chiunque abbia avuto a che fare con lo Stato, anche solo come impiegato delle poste, è escluso. Chi ha pagato le tasse anche, perché ciò significa riconoscere l'autorità statale. Chi ha avuto rapporti con l'esercito o la polizia, e anche se sei omosessuale passivo, in quel caso non puoi entrare. Appena prestato il giuramento, il Vor riceve il suo segno d'appartenenza, il tatuaggio, che non è un semplice disegno, ma è un codice. Il primo simbolo annuncia al mondo che quell'uomo non appartiene più a se stesso, appartiene alla famiglia. Più avanti arriverà il crocifisso per l'autorevolezza, le cupole ortodosse per le condanne scontate, gli occhi sulle palpebre per dire vedo tutto. Ma come tutte le mafie, anche quella russa cambia pelle per sopravvivere e adattarsi. Sul piano organizzativo cambia la struttura stessa del potere e i gruppi criminali russi non si organizzano come quelli europei, ma secondo un principio di cellule isolate. Ogni boss, il Pakan, controlla 4 cellule tramite un intermediario, il Brigadier, vigilato a sua volta da 2 spie, che ne sorvegliano le mosse per evitare che diventi troppo potente. Alla base, le cellule criminali sono specializzate in attività precise: droga, prostituzione, corruzione politica e omicidi su commissione. Ma tutto questo la mafia russa non lo porta avanti da sola, intreccia rapporti con i criminali di tutta l'Est Europa ed è presente in molte capitali europee. Ad esempio nel Regno Unito punta sulle attività finanziarie, in Spagna sull'energia, in Germania sui locali notturni, in Italia e Francia su turismo e strutture alberghiere. E proprio in Italia la mafia russa si è radicata già a partire dagli anni 90, quando i primi rubli sporchi si trasformano in investimenti nelle attività ricettive dell'Adriatico. Da lì l'invasione si diffonde e negli anni si allarga in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio. Queste nuove mafie non sono più bande armate improvvisate, ma sono realtà sofisticate, con tecnologie avanzate, supporti finanziari enormi e reti di controspionaggio di altissimo livello. Ad oggi la mafia russa si conferma come una minaccia non solo criminale, ma politica e strategica, capace di mettere in crisi interi sistemi e di sovvertire gli equilibri in tutto il mondo.